Ciao ragazzi, vi spiego come funziona Humbucker e come fa ad eliminare il rumore di fondo. Questo per rispondere un po' più dettagliatamente a Luigi, che chiedeva appunto come facesse questo pick-up funzionare in quella maniera e soprattutto se veramente funziona così o se è solo una leggenda. Ciao, Sai che? ma ti ho sentito come che funziona una Humbucker. No, ti ho sentito. Neanche a me, Mi va un'idea. e serio? Vediamo come che fa bisoi. Che bello! Come che fa bisoi. Bisoi! No, non è una leggenda. Humbucker funziona veramente. Il concetto sembra difficile perché c'è la controfase, il campo in controfase, le bobine in controfase, tutto in controfase e sembra un casino incredibile. Infatti tutte queste controfasi, il rovescio del rovescio, crea confusione. In realtà invece è molto più semplice. Sono praticamente due no messi a confronto che diventano un sì. Questo concetto viene applicato proprio in questa maniera qui. Abbiamo due single coil che però vengono montati in modo un po' particolare, cioè invece di avere ognuno il suo magnete, vengono montati con lo stesso magnete che offre i due poli opposti ad ognuna delle due bobine. Quindi le investe con un campo magnetico, secondo il punto di vista di ciascuna bobina, contrario. Le bobine a loro volta vengono collegate di default, di base, in controfase, così da contrastare l'effetto del campo magnetico inverso. Cioè abbiamo un no, che è il campo magnetico inverso, un altro no, che sono le due bobine in controfase, che diventa un sì, cioè segnale pieno, regolare. Mentre il rumore di rete proveniente da qualche utilizzatore, da qualche trasformatore in induzione o dalla rete stessa, se è caricata e produce un campo bello intenso, questo rumore investe le due bobine allo stesso modo. Investe proprio la bobina che fa da antenna e lo capta. Cosa succede? Avendo le due bobine già di base in controfase, lo stesso rumore che viene captato da ciascuna bobina viene posto in uscita al contrario e in controfase. E noi sappiamo, abbiamo già visto anche in un altro video, che la controfase tende ad eliminare il segnale stesso. Andiamo ad ascoltare con le orecchie quello che abbiamo cercato di dire. Allora, con questo switch possiamo girare la fase di una delle due bobine, ossia metterla in fase controfase rispetto all'altra. In questo caso, avendo tutto il sistema già di base con le due bobine in controfase per eliminare il rumore, usando questo switch andremo a metterle in fase, ma in questo modo sbilanceremo l'intero sistema. Abbiamo un bel segnale e accendiamo il trasformatore vicino al nostro humbucker e un rumore di rete relativamente basso. Guardiamo anche la vicinanza che è ultra esagerata, non sarà mai così. Ora mettiamo il pick-up in condizione di controfase relativa, cioè le bobine sono in fase sì, ma funzionano, stanno lavorando in un campo inverso una rispetto all'altra, quindi il segnale è in controfase, i due segnali sono in controfase. Ora la risultante, quello che va all'ampli, eccolo qua, segnale smilzo, morto, e il rumore di rete è alle stelle, si sente benissimo. Cioè, qui abbiamo un pick-up che non produce suono, o proprio una robetta, ma rileva molto volentieri il rumore della rete. Ritorniamo in situazione regolare, cioè con l'humbucker messo in condizione di funzionare propriamente, e ritroviamo il nostro bel segnalazzo e un rumore pressoché minimo. Ripeto, trasformatore o comunque l'utilizzatore che crea questo campo non sarà mai in questa posizione, sarà molto più lontano e già allontanandolo di qualche centimetro sparisce del tutto. Quindi spero di aver risolto il mistero e comunque penso che dovremmo parlarne ancora, perché questo è come funziona il humbucker in parallelo, ma si potrebbe anche scoprire qualcosa di nuovo se andiamo ad analizzare l'humbucker quando funziona in serie. Tutto questo nella prossima puntata.